Spiace dirlo, ma noto ancora tanta ignoranza, in tanti casi in buona fede, sull'informatica, figuriamoci su cose più recenti dell'informatica, tipo il cloud, che spiegherò più avanti in questo video. Ti leggo il caso. Questa persona stava cercando un ingegnere che fa operazioni di apprendimento automatico, parola molto altisonante, per condurre stress test, un po' come quelli che fanno sulle banche, ma sulla loro piattaforma di intelligenza artificiale. La nostra infrastruttura è ospitata su AWS, nello specifico la soluzione EC2, e vogliamo assicurarci che possa gestire senza problemi 100 utenti contemporanei. Poi ovviamente dà una trafila di dettagli tecnici sugli ambiti di lavoro, cosa che reputo assolutamente ridondante, e il fulcro della questione è questa: non si capisce di che tipo di carico di lavoro si tratta. 100 utenti simultanei li regge anche un computer di 20 anni fa, basta semplicemente un dual core. Considera che oggi anche i telefoni hanno un octa-core, quindi 8 core. Se si tratta di 100 utenti simultanei invece per l'intelligenza artificiale generativa, il discorso cambia, perché appunto l'IA generativa richiede schede grafiche, ma se richiede schede grafiche non mi metti questo servizio su EC2, ma da un'altra parte, perché su EC2 abbiamo processori RAM e disco fisso. Quindi se su Amazon vive la piattaforma che chiama l'IA generativa, è un conto. Se invece su Amazon, cosa che troverai assurda, vive sia la piattaforma che le funzioni di intelligenza artificiale generativa, è un'altra. Il problema centrale di questa richiesta sta nella non conoscenza della differenza fra cloud e server virtuale, cosa che io ovviamente ho coperto in alcuni video. Cos'è il cloud? È il computer di terzi, o meglio il server di terzi, ma non è tutto qui, perché a questo punto potremmo utilizzare come sinonimo server virtuale o semplicemente server di terzi. E qui sta il cavillo. Il cloud è sì un server di terzi che tu chiami quando fai operazioni computazionali una volta ogni tanto. E ovviamente se tu hai una piattaforma, non si tratta di una cosa che accendi una volta ogni tanto, ma è attiva 24 ore su 24. Cosa diversa invece per queste benedette funzioni di intelligenza artificiale generativa. Quindi la piattaforma in sé, visto che è accesa 24 ore su 24, ha bisogno di un server virtuale tipo Hetzner, cosa che ho aperto in questo canale. Mentre invece la parte strettamente di intelligenza artificiale ha bisogno di un qualcosa basato su schede grafiche, quindi altro. Quindi ancora una volta si tratta di una richiesta non proprio chiara nei dettagli, e potenzialmente stanno buttando soldi con persone altamente e apparentemente qualificate che però stanno mettendo le mani su un ambito che evidentemente non è il loro.